Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio la recensione di questo obiettivo zoom standard per fotocamere mirrorless APS-C che mi ha inviato in prova Sony, il 1655 f2.8G. Vale davvero i più di 1000 euro necessari per portarselo a casa? Come per tutte le altre nostre recensioni vecchio stile, diamo per prima cosa un'occhiata alle caratteristiche tecniche e alla qualità costruttiva di questo obiettivo. Costituito da 17 elementi in 12 gruppi, si tratta, come detto, di uno zoom standard esclusivamente per le mirrorless APS-C di casa Sony. Il range di focali va da 16 a 55 mm, equivalente come angolo di campo inquadrato a un 24-82 mm su full frame. Ha un'apertura massima costante di f2.8 su tutto il range di focali e un diaframma circolare da 9 lamelle. La costruzione devo dire che è di ottima qualità e in mano restituisce un'ottima sensazione di solidità grazie anche al peso di 494 grammi che lo rende non leggerissimo ma comunque ben bilanciato una volta montato sul corpo macchina. Le dimensioni in particolare sono di 73 mm di larghezza massima e 100 mm di lunghezza, che arrivano a 135 con lo zoom impostato a 55 mm, dato che la parte frontale si va a estendere all'aumentare della focale. Il tutto con un diametro del filtro pari a 67 mm. Lente frontale che, come detto, si estende ma non va a ruotare, quindi anche con un filtro o il paraluce in dotazione montato non avrete alcun tipo di problema. L'obiettivo non è tropicalizzato ma dichiarato come resistente alla polvere e all'umidità e in effetti nella parte posteriore è presente una guarnizione in gomma che va a sigillare la parte dell'attacco con il corpo macchina. Considerando però che, come detto prima, la parte frontale si va a estendere all'aumentare della focale, ecco che la giuntura tra le due parti in movimento potrebbe costituire a lungo andare un punto d'ingresso proprio per polvere ed acqua. Ecco, se siete in giro a fotografare e prendete qualche goccia di pioggia leggera non dovrebbe succedere nulla, ma sinceramente non lo andrei ad utilizzare sotto una pioggia più intensa o in generale in condizioni meteo avverse. Tornando alla costruzione, sul barilotto, costruito in una plastica che al tatto appare molto buona, troviamo la ghiera per la messa a fuoco manuale, che è molto fluida ma non ha un fine corsa, la ghiera per lo zoom, sul fianco sotto la lettera G un pulsante personalizzabile tramite il menu della fotocamera e infine l'interruttore per passare dalla messa a fuoco automatica a quella manuale e viceversa. Messa a fuoco manuale che tra l'altro ha una risposta di tipo lineare e questo secondo me farà piacere ai videomaker perché con questo obiettivo si riesce a focheggiare a mano in maniera molto precisa. A proposito di messa a fuoco, che ha una distanza minima di 33 cm, devo dire che è super silenziosa e anche appoggiando l'orecchio al barilotto è praticamente impossibile percepirne il rumore. Detto questo ragazzi, passiamo un po' a parlare dell'esperienza di scatto con questo obiettivo. Se mi seguite da un po' forse saprete che io sono tendenzialmente un amante degli obiettivi fissi, ma ci sono tutta una serie di situazioni in cui la comodità di uno zoom luminoso di questo tipo risulta vincente e una di queste situazioni è provare a fotografare un soggetto come mio figlio Gabriele che ha quasi 2 anni e non conosce il significato delle parole stai fermo. In questi giorni ho utilizzato il 1655 f2.8G in accoppiata con la Sony A6006 di cui arriverà a breve la recensione completa e vi posso dire che sono rimasto sinceramente colpito sia dalla velocità e dalla precisione della messa a fuoco sia dalla qualità complessiva delle fotografie. Una volta agganciato il soggetto, complice sicuramente l'ottimo sistema autofocus della A6006,
Il 1655 f2.8 non perde mai il fuoco, anche utilizzando in contemporanea la ghiera dello zoom per cambiare la focale e mantenere il piccolo ma movimentato soggetto all'interno dell'inquadratura. Il tutto unito a una nitidezza eccellente ad ogni focale e apertura, praticamente su tutto il fotogramma. Grazie alle dimensioni compatte e al peso che va a equilibrare perfettamente quello del corpo macchina, scattare con questo obiettivo è veramente divertente e soprattutto non fa stancare neanche dopo un utilizzo prolungato. L'obiettivo si tiene bene in mano e la ghiera dello zoom, sì un pochino contrastata ma anche molto fluida, vi permetterà di concentrare tutta la vostra attenzione sulla fase di scatto dimenticandovi del resto. Insomma, come ottica tuttofare per APS-C mi ha regalato un'esperienza di scatto decisamente soddisfacente e che mi ha fatto piacere veramente tanto questo obiettivo dal punto di vista fotografico. Arrivati fin qui, forse vi sarete accorti del fatto che non ho parlato di stabilizzazione e infatti questo Sony 1655 f2.8G non è stabilizzato. Questo ha da un lato sicuramente consentito a Sony di mantenere dimensioni compatte e un peso accettabile, ma dall'altro, considerando che tra le mirrorless APS-C di Sony solo le top di gamma come la A6005 o la nuova A6006 hanno il sensore stabilizzato, questa potrebbe essere una mancanza più o meno grave a seconda dei casi d'uso. Per quanto riguarda l'utilizzo in video, il discorso è sostanzialmente analogo a quello fotografico. Anche qui l'autofocus è molto preciso, fluido e silenzioso e non ha problemi nel tenere agganciato il soggetto. Oltre che per delle clip di prova l'ho utilizzato la scorsa settimana per registrare il video che avete visto sul canale a proposito dell'ultimo aggiornamento di Premiere e non ho notato alcun tipo di problema. Passiamo ora a dare un'occhiata alle nostre solite foto di prova per quanto riguarda nitidezza, distorsione, vignettatura, aberrazioni cromatiche, eccetera. Una volta disattivate dal menu del corpo macchina le correzioni obiettivo per poter effettivamente visualizzare il comportamento di quest'ottica, ho ottenuto risultati che potrei definire interessanti e che con le correzioni attive non avevo notato. A 16 mm f2.8 sono infatti presenti una grandissima distorsione e una forte vignettatura e questo mi ha stupito perché lasciando le correzioni attive dal menu della macchina in tutte le altre foto scattate non mi ero assolutamente accorto di tutta questa distorsione. In ogni caso, lasciando attive le correzioni obiettivo dal menu della fotocamera o applicando il profilo obiettivo sul vostro programma di post-produzione è un aspetto di cui non vi andrete mai ad accorgere. Passando poi alla nitidezza, l'ho trovata ottima già a tutta apertura, sia al centro che ai bordi e diventa eccellente su tutto il fotogramma a partire anche solo da f4. Passando a 35 mm, la distorsione vista prima, anche con il profilo disattivato, è praticamente scomparsa, mentre resta un pochino di vignettatura a f2.8 che se ne va quasi del tutto chiudendo a f4. La nitidezza a 35 mm è ottima come prima e già a tutta apertura sia al centro che ai bordi e che diventa eccellente su tutto il fotogramma non appena si chiude anche di poco il diaframma. E lo stesso discorso ve lo vado a ripetere anche a 55 mm. Niente distorsione, leggera vignettatura a f2.8 che scompare applicando il profilo obiettivo o chiudendo il diaframma e nitidezza eccellente già a f2.8 che migliora per quanto possibile da f4 in avanti. Scattando in controluce devo dire che il flare è molto ben controllato, così come le aberrazioni cromatiche che sono quasi del tutto assenti. Per concludere la panoramica dei test parliamo di bokeh. Lo stacco del soggetto dallo sfondo con questo 1655 f2.8G è molto buono a tutte le focali, ma è naturalmente con le focali più lunghe che riesce a dare il meglio di sé, con un'ottima tridimensionalità e un bokeh decisamente piacevole e uniforme sia a tutta apertura, sia andando a chiudere il diaframma a f4, f5.6 o f8.
parlando infine di prezzo, questo obiettivo è tutt'altro che economico. Il prezzo di listino infatti è di ben 1.300 euro, anche se su Amazon si trova, al momento della registrazione di questo video, intorno ai 1.050 euro. Vi lascerò come al solito il link qua sotto in descrizione. Ma arriviamo alle conclusioni. Come detto nell'introduzione, questo Sony 1655 f2.8G li vale tutti questi soldi oppure no? Facciamo intanto un riassunto dei pro e dei contro. Da un lato, tra le cose positive abbiamo un obiettivo costruito bene, con un autofocus silenzioso e preciso e una qualità ottica e una nitidezza eccellenti a tutte le focali e su tutto il fotogramma già alla massima apertura di f2.8. Dall'altro lato, tra gli aspetti negativi, gli manca forse la stabilizzazione. La tropicalizzazione è presente ma non è totale, la distorsione a 16 mm, per quanto molto ben controllata se lasciate attiva la correzione in macchina, è comunque molto importante, e infine il prezzo che lo pone in una fascia decisamente alta del mercato, tra l'altro al di sopra di quanto fanno altri produttori su sistemi concorrenti. Come vi ho raccontato prima, mi sono trovato veramente bene con questo obiettivo e lo considero un eccellente tuttofare luminoso per le APS-C di casa Sony. Però, mettendo tutti gli aspetti sulla bilancia, è proprio il prezzo che mi fa un po' tentennare. A favore di Sony gioca il fatto che non esiste al momento un vero e proprio equivalente di terze parti come range di focali e apertura massima per questo 1655 f2.8G, e se fosse costato sugli 800-900 euro non avrei avuto alcuna esitazione a consigliarvelo, ma per più di 1.000 euro il discorso diventa molto più soggettivo. Non so, fatemi sapere anche voi nei commenti qua sotto in generale che cosa ne pensate, e se siete proprio utenti del sistema mirrorless APS-C di Sony, secondo voi ne vale la pena di investire più di 1.000 euro per questo 1655 f2.8G, oppure meglio andare su combinazioni alternative come ad esempio un Sony Zeiss 1670 f4 da usare come tuttofare, che sia un f4 ma costa poco più della metà, aggiunge qualche millimetro in più sul lato lungo ed è anche stabilizzato, accoppiato magari con uno o più obiettivi fissi luminosi di qualità come i Sigma f1.4 della serie Contemporary. Mi raccomando, aspetto di sentire le vostre considerazioni. Ok ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi e ringrazio Sony per avermi inviato in prova l'obiettivo oggetto di questa recensione. Se il video vi è piaciuto o l'avete trovato semplicemente utile, lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi neanche un nuovo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!